Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi un altro progetto facile e veloce, adattissima alle principianti e ho utilizzato una doppia lavorazione. Prima di andare a vedere tutto quello che ci serve per il progetto di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella così non vi perdete tutti i miei progetti futuri e seguirmi anche sui miei social. Per il tutorial di oggi troverete un kit completo su borgodepazzi.com che potrete acquistare col mio codice sconto del 10% e come al solito potrete scegliere tra le varie tinte proposte se non vi piace la mia che è la numero 19, questo splendido fucsia. Il kit è composto da una rocca di Indafur da 250 grammi, una rocca di Indabig da 500 grammi, un manico fur sempre in tinta, una coppia di moschettoni e una calamita che andrà cucita nella nostra borsa. Come uncinetto utilizzerò per l'Indabig il numero 6,5 mentre per l'Indafur il numero 5, quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo la lavorazione partendo da un anello magico che io eseguo in questo modo e blocco con una catenella. Adesso all'interno di questo cerchio andiamo a realizzare 12 maglie alte. La prima viene sostituita con 3 catenelle, la prima l'abbiamo già fatta, facciamo la seconda e la terza. E a questo punto lavoriamo le altre 11. Siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tiriamo, cominciamo a chiudere la nostra apertura e andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia alta, che in questo caso è la nostra terza catenella. Poi noi dobbiamo stringere per bene e bloccare il filo, magari aiutandovi con un uncinetto più piccolo. Io ci provo col numero 5, noi facciamo passare il filato qui sotto, che poi blocco con una catenella e poi l'eccesso lo tagliamo. Quindi abbiamo chiuso con una maglia bassissima, quindi sulla prima maglia. Ci ritroviamo in questo modo. Adesso sotto ogni maglia dobbiamo andare a raddoppiarli, quindi farli diventare 24. Ma iniziamo a lavorare in costa perché poi le costine che rimangono ci serviranno per lavorare su l'Indafur. Quindi la prima maglia alta per ogni giro sarà sostituita da 3 catenelle, quindi la prima l'abbiamo fatta, andiamo a creare la seconda sempre nello stesso punto. Vedete? Io non prendo tutto il punto ma prendo solo la costina esterna e in questo giro andiamo a raddoppiare le nostre maglie. Vedete? Una e 2. Quindi lo facciamo tutto e ci rivediamo per vedere come seguire il secondo, anzi il terzo giro. Completate tutte e 24 le maglie, andiamo a chiudere al solito sulla prima maglia alta. Ed ecco il secondo giro. Adesso vi faccio vedere come proseguire. La prima maglia alta, al solito 3 catenelle. In questo giro noi faremo un aumento e una maglia alta singola, un aumento e un'altra maglia singola, ovviamente a ripetizione per tutto il giro. Quindi qui abbiamo fatto la prima, facciamo la seconda, quindi partiamo sempre con l'aumento, quella seguente sempre in costa, mi raccomando, perché lo saranno tutti i giri,
quindi questa è singola, quella successiva doppia, quindi l'aumento, quella ancora dopo singola e nuovamente un aumento, singola e aumento, e questo si fa per tutto il giro. Vedete, rimangono queste costine che a noi serviranno per la lavorazione successiva, quindi completiamo anche questo giro e vi faccio vedere il giro seguente. Finito anche questo giro, al solito chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia effettuata, che vi ricordo che la prima è realizzata con 3 catenelle, quindi sulla terza catenella. Adesso nuovamente prima maglia alta, 3 catenelle, facciamo l'aumento sul primo punto. Adesso le maglie singole saranno 2 e poi l'aumento. Quindi abbiamo fatto il nostro aumento, facciamo 2 maglie singole, mi raccomando sempre in costa. Adesso l'aumento e 2 maglie singole, 1 e 2, e l'aumento, quindi lo dobbiamo alternare fino alla fine del giro. Il successivo sarà un aumento e 3 maglie singole, quello dopo ancora un aumento e 4, un aumento e 5, e l'ultimo giro sarà un aumento e 6 maglie alte singole. Arriviamo a questo punto e poi vi faccio vedere come creare l'ultimo giro, che sarà il nostro contorno. Ecco qui il nostro cerchio finito, anzi quasi, perché manca l'ultimo giro. Quindi ricapitolando, siamo partite da 12 maglie alte, le abbiamo raddoppiate e dal terzo giro in poi abbiamo alternato un aumento e un punto libero, un aumento e 2 singole, un aumento e 3, 4, 5 e 6. Adesso manca l'ultimo giro di rifinitura che faremo a punto gambero e vi faccio vedere. Allora, abbiamo chiuso con maglia bassissima sulla prima maglia, facciamo una catenella e adesso, anziché andare da questa parte, andiamo indietro e andiamo a fare un punto basso in questo modo. Vedete, entriamo in questo punto, prendiamo il filo e completiamo il punto basso. Vedete? È chiamato punto gambero perché si procede quindi al contrario, da sinistra verso destra, anziché come al solito da destra verso sinistra. E gli dà anche una bella rifinitura. Vedete? Guardate quanto è bello, quindi si va a prendere il punto completo, si estrae e si chiude. E questo sarà il nostro risultato, quindi lo facciamo per tutto il giro, tagliamo il filo e partiamo con la lavorazione dell'Indafur. Il pannello è completato, guardate quanto è bello questo giro a punto gambero, abbiamo raggiunto un diametro di 35 cm, poi dopo che avremo finito la nostra lavorazione con Indafur, questo sarà il risultato. Quindi prendiamo l'Indafur, l'uncinetto più piccolo, e adesso andiamo a lavorare nelle costine che abbiamo lasciato. Quindi io prendo l'Indafur, per praticità mi metto in questo modo ed entro nelle costine e realizzo 2 maglie basse in ogni costina, così gli diamo un po' più di volume. Quindi la prima e la seconda. Camminiamo e facciamo la stessa cosa anche sull'altra costina e così via. Quindi per ora il filo lo lasciamo così perché poi lo passiamo sul retro, quindi facciamo tutto questo giro, ci rivediamo a questo punto per vedere come fare l'altro. Ho finito tutto il giro con la lavorazione fur, qua ci sono i 2 fili,
Io praticamente prendo un uncinetto più piccolo, lo faccio passare sul retro, così lasciamo il lavoro pulito. In questo modo, così vi faccio vedere. Poi lo passiamo così sotto una maglia e tagliamo. Adesso abbiamo fatto il primo giro, adesso lavoriamo nello stesso modo sia il secondo che il terzo, poi lasciamo questi liberi e lavoriamo l'ultimo. Vi faccio rivedere quindi come si inizia la lavorazione. Allora, riprendiamo l'uncinetto numero 5, noi ci mettiamo in questo modo così ci viene più facile, andiamo a prendere le costine e sotto ogni costina andiamo a realizzare 2 punti bassi come abbiamo fatto prima. Quindi lavorazione morbida, non occorre stringere, infatti ho utilizzato un uncinetto anche abbastanza grande. Vedete? Gli dà un tocco veramente particolare, quindi anziché riempire tutte, personalmente lavorerò le prime 3 righe e poi l'ultima. Poi ovviamente, tanto l'Indafur vi basterà abbondantemente, potete decidere anche di fare diversamente. Potete farla più grande, più piccola, basta aumentare o diminuire i giri, parlo dell'inizio, quindi del cerchio. Ora vi faccio vedere l'effetto. Poi questo al solito, questo filo lo passiamo sul retro. Vedete? Quindi noi lavoriamo anche il terzo, poi questi liberi e lavoreremo nello stesso identico modo pure questo ultimo giro. Quindi completiamo quindi questa parte con l'Indafur e ci rivediamo per cucire i laterali. Ecco qui i giri fur completati, quindi i primi 3 e l'ultimo. Io qui ho già cucito il primo lato, adesso vi faccio vedere come. Intanto mi sono lasciata 13 punti da questa parte e altrettanto da questa, diciamo ho lasciato una apertura abbastanza comoda per inserire la mano. Io qui che cosa ho fatto? Mi sono agganciata sempre con Inda Big qui dentro. Adesso io metto in questo modo, esco da questa parte, così sono pronta per cucire. Io sotto al punto gambero entro, sbuco da questa parte e vado a chiudere le 2 parti. Poi non vi preoccupate se acchiappiamo un po' di cordino qui sotto, non è un problema, poi lo togliamo. E vado avanti. Sbuco da questa parte, tiro per bene, mi raccomando, e proseguo in questo modo, avanti e indietro, da una parte e dall'altra. La cosa importante, mi raccomando, di stringere bene. Come da questa parte, vedete, così è completamente chiuso. Dopo che arriviamo a questo punto, tagliamo il filo, non ci resta che inserire il nostro manico che io andrò qui stesso dove c'è la cucitura. Io mi aggancio da questa parte, poi quando finisco anche da quella e non resta che chiudere qui, praticamente andare a cucire la calamita che andrà cucita esattamente come un bottone. Quindi la completiamo e ci rivediamo a mezzaluna finita. Ed ecco qui questa bellissima mezzaluna completata, guardate, anche indossata, fa veramente la sua figura e comunque rimane un progetto alla portata di tutte perché è molto semplice e anche molto veloce. Vi ricordo che c'è un kit completo su borgodepazzi.com che potrete acquistare col mio codice sconto del 10% e scegliere tra le tante varietà quindi di colore che trovate. Se non vi piace questa che ho scelto io, che è la numero 19. Come quantitativo ho utilizzato circa 300 grammi del cordino Inda Big e
circa 100 grammi del cordino Indafur, quindi vi basterà abbondantemente anche per fare qualche piccolo progetto. Misure finali: 37 di larghezza e circa 19 in altezza. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.